Ciao amici del bosco, oggi impariamo a riutilizzare i fondi di caffè nell'orto. Questa è la polvere di caffè che ho recuperato al bar, te la regalano Se vuoi utilizzare la polvere di caffè nell'orto vai dal tuo bar di fiducia e chiedi di lasciarti da parte i fondi. La polvere dei fondi di caffè è una materia organica che ci può essere davvero molto utile. In pratica questa è una farina estratta dai semi della pianta di coffea, quindi è una materia organica che è tra l'altro ricca di vari nutrimenti. Qui c'è azoto, ma ci sono anche fosforo e potassio e poi una gran quantità di microelementi, quindi tutto questo ci è utile. Sicuramente è una materia prima da non sprecare. Possiamo preparare il compost, ma la possiamo utilizzare anche per le semine. Prima di farvi l'elenco dei modi in cui io utilizzo la polvere di caffè, vi voglio dire cosa non fare. La polvere di caffè non va interrata, non va aggiunta e integrata al suolo così com'è, come fertilizzante, pensando che sia un fertilizzante, perché ha delle controindicazioni, che sono la polvere di caffè, per essere digeribile dalle piante, diciamo così, deve essere elaborata dai microrganismi. Se noi la aggiungiamo così com'è al suolo, i microrganismi andranno a lavorare per decomporre la polvere, l'azoto verrà impiegato in questo lavoro dei microrganismi e non sarà disponibile per le piante che abbiamo nel frattempo messo, quindi rischiamo di veder bloccare la crescita delle piante. Inoltre può essere qui dentro anche un residuo di caffeina e anche quella ha questa caratteristica di bloccare la crescita delle piante, quindi attenzione, c'è utilissima, ma non esageriamo, dobbiamo saperla usare. Il modo migliore per utilizzare i fondi di caffè come fertilizzante è aggiungerli al proprio compost o al vermicompost. In questo modo subiranno la giusta trasformazione e si creerà quella materia disponibile per le piante. Nel compost in particolare la polvere di caffè dà proprio una sferzata di attività, perché questa polvere piace molto ai microrganismi che quindi si mettono a lavorare. La polvere di caffè, a dispetto del fatto che ha questo colore marrone, in realtà va considerata come componente verde nel nostro compost, ovvero come componente, ne prendo un'altra manciata, ricca di azoto, che andrà appunto poi compensato con altri materiali invece ricchi di carbonio. Lo spargete nel compost e lo andate ad integrare e a miscelare con tutto il resto. Vedrete che anche il compost si riattiverà, procederà spedito verso la trasformazione della materia. La polvere di caffè piace molto anche ai lombrichi, quindi se avete proprio un vermicompost o se lo avete molti lombrichi nel vostro compost, loro gradiranno tantissimo. Gli piacciono i batteri che vanno a decomporre la polvere di caffè e poi se la mangiano anche, li aiuta nella digestione. Lo rimetto subito sotto perché non ama certamente il sole. Secondo modo per utilizzare i fondi di caffè, li posso aggiungere alla mia pacciamatura. Ecco, qui per esempio una pacciamatura di foglie e fieno e vado ad aggiungere un po' di polvere di caffè. Come pacciamatura deve essere sempre utilizzata insieme ad altre materie. Non fate assolutamente uno strato di polvere compatto sulla superficie della terra, perché avrebbe proprio un effetto impermeabilizzante. Si formerebbe una patina con la pioggia che non farebbe neppure passare l'acqua, assolutamente da non fare. Mentre mixato con altra sostanza organica, un po' come avviene nel compost, contribuirà alla decomposizione, anzi sarà un attivatore e rilascerà le sue sostanze nutritive alla terra. Quindi la polvere la possiamo aggiungere alla pacciamatura, avrà una funzione anche fertilizzante, ma non dobbiamo integrarla nella terra. Vi ho spiegato il perché, non mettetela in profondità, lasciatela in superficie. Per fare questo video ho fatto una bella ricerca. Si dice tantissimo che i fondi di caffè servano per acidificare il suolo e quindi siano adatti soprattutto per le piante acidofile, anche quelle ornamentali. In realtà, dopo che si è preparato la bevanda del caffè, quindi questa polvere ha subito questo processo di filtraggio con l'acqua bollente, perde gran parte della sua acidità. Questa polvere qui ormai ha un pH quasi neutro che inciderà pochissimo sul nostro suolo e sulle nostre piante. Dopo avrò le mani tutte profumate, perché il caffè ha anche questa capacità di togliere i cattivi odori e di lasciarti il suo meraviglioso profumo. Attenti perché il caffè macchia anche le mani, si può utilizzare infatti anche come tintura per i tessuti. Vado a sciacquarmi.
I nutrienti che sono qua dentro sono tanti, oltre all'azoto che è abbastanza abbondante c'è anche un po' di potassio e di fosforo che sono preziosi in più piccole quantità, e poi ci sono parecchi microelementi come il manganese, il magnesio, il ferro, il calcio, lo zinco, insomma vengono resi disponibili nel tempo per le nostre piante, quindi lasciamogli fare il loro processo di decomposizione ai batteri, che sono loro che lavorano, e mano a mano arriveranno i nutrienti anche alle piante. Non tutti gli ortaggi amano questa aggiunta alla pacciamatura, per esempio i pomodori pare che non gradiscano la polvere di caffè ai loro piedi, quindi evitiamo di aggiungerla sotto i pomodori. Tanti insetti e animali proprio non piace, e noi sfruttiamo questa caratteristica. La possiamo utilizzare come repellente per le formiche, e guardate, per questo è un ottimo rimedio, perché lo possiamo poi anche utilizzare in casa quando le formiche addirittura vengono a trovarci dentro le abitazioni. Lo possiamo aggiungere anche come una specie di barriera intorno alle nostre coltivazioni. Respinge molti insetti, le lumache e le limacce si trovano male a passare questa barriera di polvere di caffè, ed è poi repellente anche per alcuni animali come le talpe, ok? Se trovate il buchetto della talpa e volete farla allontanare senza farle male, potete inserire un po' di questo materiale dentro la sua galleria. Non le piace l'odore, quindi molto probabilmente si allontanerà, e non piace neppure ai topi. Tutti questi utilizzi sono un po' complementari, perché per esempio quando io adesso vado a fare la mia barriera contro lumache e limacce, di fatto vado ad aggiungere fondi di caffè che poi, come nella pacciamatura, si decomporranno e andranno ad arricchire il suolo. Con un'unica azione io vado a compiere più funzioni, risolvo più problemi. Come repellente si può mettere per esempio anche nei vasi dove abbiamo i nostri fiori o altre coltivazioni, e allontana persino i gatti. Se avete dei gatti curiosi che tendono ad andare a scavare nei vostri vasi, anche loro sono disturbati da questo profumo. Però attenzione, perché per gli amici a quattro zampe, quindi anche per i cani, la polvere può avere un effetto invece dannoso, in quanto appunto contiene un po' di caffeina. Quarto modo per utilizzare la polvere ci può aiutare per le semine, soprattutto per quelle semine in cui i semi sono particolarmente piccoli. Possiamo miscelarli insieme a questa polvere, e in quel modo saremo più facilitati nello spargerli in maniera uniforme nella nostra aiuola. È particolarmente indicato per le semine delle carote, aggiungendo appunto alla funzione di distribuzione dei semi anche quella di repellente contro la mosca delle carote. Quindi mettendo polvere e semi insieme facciamo anche in questo caso due funzioni contemporaneamente. In questo caso io utilizzo la polvere del caffè per seminare la rucola. Aggiungo i semi alla mia polvere. Ora che ho questa miscela omogenea di semi e di caffè, la vado a spargere molto più semplicemente sul mio pezzettino di terra per la semina. Avrò anche in questo caso una doppia funzione, perché avrò messo meglio i semi e avrò anche aggiunto un po' di polvere che mi fa da repellente contro per esempio le formiche che potrebbero venire a prendersi i miei semi appena messi a terra. Facciamo delle precisazioni però. Da dove proviene questa polvere di caffè? Se è vero che per noi è facile da trovare ed è gratuita, dobbiamo ricordarci che invece il caffè è una pianta tropicale che attraversa il mondo per arrivare da noi, e che viene coltivata spesso, nella maggior parte dei casi ancora purtroppo, con l'utilizzo di pesticidi chimici, di fertilizzanti chimici, e tra l'altro spesso non è neppure rispettosa delle persone che vengono maltrattate all'interno delle piantagioni. Quindi ci sono tante implicazioni etiche nell'utilizzo del caffè. Potete scegliere anche di utilizzare un caffè biologico e anche ecosolidale, questa sarebbe la scelta migliore. Comunque, se andate al bar e non siete certi che abbiano utilizzato questo tipo di caffè, vi consiglio di riutilizzarlo comunque, perché dopo il processo di compostaggio sicuramente avremo un materiale sempre buono per il nostro orto. E siamo arrivati al quinto utilizzo dei fondi di caffè. Potete utilizzarli come substrato per la produzione dei funghi. Potete avere dei risultati fantastici. Tra l'altro la polvere che è appena passata attraverso la macchinetta è già pastorizzata, quindi è pronta per l'inoculo. Vi assicuro che questo è un substrato ottimo per alcune varietà di funghi buonissimi. Piccola ma importantissima avvertenza: attenzione alle muffe quando estraete i fondi di caffè dalla moka, sono umidi e se li lasciate in quel modo
si svilupperà immediatamente la muffa. Quindi dovete scioglierli e metterli ad asciugare. Potete metterli all'aria, al sole, oppure anche nel forno, magari dopo che avete fatto una cottura, quando il forno è ancora tiepido, le inserite lì, li asciugate ed evitate lo sviluppo delle muffe. Adesso tocca a voi, lasciatemi sui commenti tutte le vostre esperienze con il riutilizzo delle polveri di caffè, sono sicura che uscirà una marea di possibilità. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e entrate a far parte della tribù del bosco. Ci vediamo presto, ciao! Do café, gosta de uma arte do café, uma mistura rica, o quimbo pra você, pesada com aroma.